a vedersi la sua mail, perché faremo una call gratuita di 30 minuti. Voglio sapere come state, cosa state facendo, come è andata, vi è piaciuto il corso. Questa è la domanda che farò. Non andremo a risolvere problemi, ma voglio capire quello che state facendo, in tal caso vi posso dare dei consigli su quello che avete studiato, su quello che state facendo. Mi raccomando. Bene, detto questo, partiamo subito. Allora, la live di oggi andiamo a parlare di quali sono i settori merceologici su eBay meno profittevoli. Faccio un disclaimer, metto in chiaro alcune cose, perché voglio essere chiaro. Io sono sempre stata per me è più importante una stretta di mano che un contratto. Sono una persona, mi ritengo onesta e etica. Ora, quello che dico può avere delle variabili, ma tendenzialmente, se tu vieni da me e mi dici che appartieni a uno di questi settori e vuoi investire tanto con me, io ti dico calmo. Meglio prima che fai una piccola prova con un corso base e poi in tal caso vieni da me e ne parliamo. Questo perché ci sono alcuni settori merceologici, ragazzi, che, come ne parlerò oggi, non possono andare oltre, come ho fatto la live della settimana scorsa, si arriva fin qui, ma alcuni non superano nemmeno poco, ok? Perciò è meglio essere sinceri e onesti. Ci sono dei settori merceologici, e questo è il disclaimer, che purtroppo su eBay non funzionano. O quantomeno, se sei con l'acqua alla gola, che il tuo attività offline sta andando giù, hai sentito parlare di andare online e preferisci andare su eBay, vorresti andare su eBay, alcuni settori io ti devo dire no. O quantomeno, se sei con l'acqua alla gola, eBay non ti aiuterà. Se vuoi integrare, fare qualcosina, va bene, perfetto. Cioè, è importante questa cosa. Ci sono alcuni settori merceologici che non funzionano. Bene, andiamo a parlare di questi settori merceologici. Per primo io metterei assolutamente al primo posto tutto l'handmade, tutto quello fatto a mano. Attenzione, se è per voi poi 100 euro al mese vanno bene, ok, fantastico. Io cerco di parlare con imprenditori, chiaro? Perciò chi fa handmade, fa le cose sue, fatte in casa, ricamo, lana, no. No, nel senso che puoi fare qualcosina, ma non può diventare un'attività. Io penso sempre di parlare con persone che vogliono crearsi un futuro o crearsi una cosa parallela che eBay gli può dare. Chiaro? Perciò quella tipologia è meglio andare su altre piattaforme, adesso non mi ricordo il nome di quella, però è una delle più famose. Ok? Questo al primo posto, poi andiamo a scalare, ok? Al secondo posto un private label, vale a dire tu hai un tuo marchio, Etsy, bravo, hai un marchio tuo privato, ti viene l'idea, ho inventato la maglietta fantastica, bellissima, che fa su, che fa giù, un brand su e giù e qui e là, patapim, patapam, il tuo prezzo è giustamente più alto rispetto a una maglietta normale, perché c'è la manodopera e tutto, ti direi no. Hai molta difficoltà, tranne se il tuo prezzo non è allineato con i prezzi. Esempio, una maglietta normale costa 9,90 € e già c'hai un margine rosicato, la tua maglietta personalizzata private label ha un prezzo di 9,90 €. Ne venderai qualcuna, ok? Ne venderai qualcuna, ma non perché ne venderai qualcuna. Non si andrà oltre. Ci sono piattaforme come Amazon, dove però devi investire a livello monetario, dove il tuo brand potrebbe funzionare. Poi su questo argomento ci sarebbero tante cose da dire, ma ok, perfetto, perciò siamo a due, handmade e private label, ok?
Al terzo posto io gli andrei a mettere i servizi, il digitale, ok? Molti ci provano, vorrei vendere le cose digitali, gli ebook. E vabbè, lasciamo perdere. Parlo sempre di impresa, ok, parlo sempre di impresa. Vogliamo fare impresa? Ok, questi prodotti non funzionano. Poi, il settore merceologico che riguarda i cosiddetti tabacchini, cartine, filtri, accendini, perché ci sono dei tabacchini che con me hanno fatto un corso, però io l'ho detto subito, guarda che arriverai fin qui, tranne se, vabbè, arriverai fin qui, ok? Sì, si possono vendere delle cartine, dei filtri per le cartine, degli accendini e questo e quest'altro, però ragazzi, diciamola così, è un arrotondare, il mercato quello è. Ok, non è che si possono fare grandi numeri. Poi tu sei un distributore che distribuisce a tutti i tabacchini della zona, perciò il prezzo dei filtri, delle cartine, degli accendini hai un prezzo eccezionale, ok, venderai solo quello. Perché i numeri per quanto riguarda cartine, filtri, accendini, c'è un accendino che viene ricercato, i numeri si fanno, non è che non si fanno assolutamente, i numeri si possono fare tranquillamente, però è limitato a quello. Nel momento in cui poi tu hai difficoltà e vuoi ingrandire il tuo business, non vai da nessuna parte. Ok? Un altro posto ne andrei a mettere tutte quelle attività che sono cornici, oggettistica per la casa, vale a dire le cornici, il portafoto, il portaprofumo, l'incenso e la candela e questo e quest'altro. Tutti questi fai 500, 1000, 2000, 20 no, 15 no. Poi, apro di nuovo parentesi, sei il più grosso rivenditore della Lombardia e fornisci tutto al nord Italia e ti metti su eBay, giustamente svaccherai i prezzi perché il tuo prezzo è molto inferiore rispetto a chi lo rivendi e forse qualche numero in più lo farai perché distruggi il mercato. Lo fai tabula rasa, ok? Arriva quello del sud, distributore come te, e vi combattete in due, vi scontrate in due. Ok? Poi tutto quello che riguarda, sì, nelle cartolerie io metterei anche la cartoleria che vende effettivamente, fino a poco tempo fa, vendeva i libri per la scuola e c'ha penne, pennellini, righelli, cartelle, zaini, tutto quel mondo lì, diciamo che anche lì, settembre-ottobre, puoi far qualcosa, poi vai in agonia totale, ok? Metterei all'ultimo posto, perché ha un problema di, come posso dire, di stagionalità molto forte, e tutti coloro i quali si mettono a vendere articoli per il carnevale. E c'è anche chi lo fa di mestiere, ok? Perciò lì ti direi, cavolo, campiamo 2 mesi. Poi le strategie ci sono lì per poter fare qualcosa di interessante, però c'è sempre quel limite che non mi fa crescere, che non mi fa andare oltre. Questi, per il mio punto di vista, sono quei settori che se entri su eBay devi sapere già dall'inizio che più di tanto non potrai fare, ok? Ma non perché eBay non te lo fa fare, perché il mercato è questo. Poi compensi eBay con Amazon, con TikTok, con Facebook e Instagram, è tutto un altro mondo, è tutta un'altra cosa, ma stiamo parlando solamente del canale eBay, ok? Questi sono settori che purtroppo non vanno.
non possono crescere, non possono andare oltre quel limite, come tutti i settori merceologici non riescono ad andare oltre un limite, però un conto un limite 500 euro al mese e un conto un limite 200.000. Capite che c'è un po' di differenza, chiaro, no? Ora, bisogna fare attenzione a questa cosa qui, tenerla ben presente, perché se qualcuno di voi che mi ascolta vedrà questo video oggi, lo sta vedendo in diretta, sappiate che se siete dentro questi settori merceologici non vi aspettate grandi miracoli. Certo, non ne sapete nulla di eBay, vi mettete a studiare un attimino, fate 100, arriverete a 700, arriverete a 1000. Però se mi vieni da me e mi dici io vorrei fare 10.000 euro al mese e vendi cartelle e zaini, ti direi no, lasciamo perdere, non ce la farai, ok? Ma non perché io voglio portarti sfiga, perché la realtà del mercato è questa. Alcuni di questi settori merceologici forse prima i numeri si potevano fare, ma poi, come vi ho detto l'altra volta, non mi ricordo quando, che questi purtroppo, essendo delle attività che offline stanno morendo, ok? O quantomeno hanno delle difficoltà rispetto a 10 anni fa, tutti si sono buttati per andare online, ok? Altro settore che mi sono dimenticato è tutto quello che riguarda il mondo cioè si può fare qualcosa, ma anche qui è sempre limitato. Tutto il mondo dei filati, cioè la merceria che ha tutti i filati dove la Sciura andava a comprare il tessuto per fare il divano, per fare il fai da te, per fare le tende e decide di andare online. Anche lì, ragazzi, sfioriamo i 1000, arriviamo a 2, non arriveremo a 20, nemmeno a 10. Sarà molto, ma molto difficile. Perché anche lì è meglio andare su altre piattaforme che fanno l'handmade, dove la gente cerca prodotti per poter fare l'handmade. Chiaro? Cioè qua bisogna fare un po' attenzione, bisogna capire che alcuni settori merceologici purtroppo non possono andare oltre. Poi ci sono, al contrario, ci sono altri settori merceologici che possono crescere, non dico all'infinito, ma hanno un buon tetto di raggiungimento, nel senso che il tetto è molto alto, guardando dei competitor che fanno dei numeri veramente importanti. Ok? Vedevo una domanda, abbigliamento come lo vedi? Abbigliamento lo vedo molto bene, l'unico problema è che abbigliamento ti devi impegnare tanto, perché hai delle problematiche importanti che sono i resi, non quanto quelli di Amazon, la descrizione dei prodotti, che devono essere fatte con le tabelle delle taglie per evitare i resi, e l'altra cosa è che l'abbigliamento deve essere montato, nel senso che deve essere vestito. Se è una donna deve essere una strafiga, se è un uomo deve avere un bell'aspetto e devono essere fatti degli scatti professionali, specialmente se si vuole vendere, ma anche il jeans della Levi's. È un conto se tu lo presenti da catalogo, lo presenti da catalogo e invece lo presenti montato, ok? Hai sostanzialmente un vantaggio molto forte, che tu puoi personalizzare il tuo prodotto a livello di scatto fotografico e non essere comparato con la concorrenza. La tua foto può essere così attraente e ammiccante, non so se è corretto e giusto, eh, che la gente preferisce quello rispetto alla foto da catalogo. E queste sono strategie diciamo così, di posizionamento, ok? Bisogna fare attenzione sull'abbigliamento. Certo, l'abbigliamento, come forse avevo già accennato, si deve muovere fino ai 49 per fare dei numeri di rotazione un po' interessanti. Quando sali oltre i 50, se è un marchio, un brand attaccato a quell'abbigliamento, devi scontrarti con la comparazione dei prezzi. Okay? Preferisco un
allora, facciamo questo ragionamento. Io potrei fare anche un private label, se il mio private label è in linea con il mercato, perché ci sono alcuni su eBay che fanno dei numeri importanti con dei private label, hanno costruito la loro azienda, ma effettivamente sono cinesate, sono robe importate dalla Cina e messo un marchio sopra. Chiaro? Non c'è una manodopera enorme che ti fa schizzare il prezzo a 50 euro, lo paghi già poco, lo paghi veramente poco, perciò questo tipo di private label lo puoi fare, ok? Poi vedevo grandi e piccoli elettrodomestici, sì vabbè ragazzi, parliamo di margini veramente bassi, ci sono, diciamo che quando è nato eBay tutti hanno voluto vendere roba di elettronica. Ti direi, se hai un potere economico alle spalle bello forte, sì, perché ci sono dei colossi che fanno dei prezzi che tu te li scorderai proprio, o quantomeno riescono a gestire dei margini che tu te lo scorderai proprio. Si possono fare, certo, perché no, però sì, vabbè, i numeri qua sotto ci sono, ok? Però bisogna essere preparati in tutto e per tutto qui, perché il settore è molto anziano, è un settore molto anziano che esiste da un bel po' di tempo ed è molto, ma molto competitivo. Chiaro? Questo è importante. L'importante è che non siano cinesate, perché sennò parliamo di aria fritta. Ciao del caffè, ne ho già parlato, sì, va bene. Nel senso che, ok, va bene, d'accordo, dipende se riesci a stare dietro a determinate logiche che a primo impatto sembrano impossibili. Perciò devi avere un minimo di potere economico alle spalle, dei grossi vantaggi negli acquisti, cioè nel senso devi essere preparato a livello, perché comunque la concorrenza è molto spietata e si parla di centesimi. Io lo sconsiglierei vivamente di entrare nel mondo del ciao di caffè, tranne se non sei, ad esempio io ho seguito per un po' di tempo, per un paio di anni, un'azienda di Cuneo che è ancora presente su eBay e fa un caffè ma ha la sua torrefazione, e allora già le cose cambiano, ok? Piazzare il brand non è stato facile, però loro avevano già uno storico di internet importante, di conseguenza si è riuscito a piazzare il private label che però è in linea col mercato, cioè non è superiore perché c'è il tuo private, è in linea col mercato, chiaro, no? Poi abbiamo Amira, settore arte, prodotto fisico e stampabili, file digitali, sì, ma c'è sempre il problema che tu per fare qualcosa che sia interessante, che non sia, come posso dire, che non sia tuo, perciò prima devi avere uno storico dietro le tue spalle per dire ok, guarda, questo lo faccio pagare 50 euro perché gli Amira e tutti la conoscono, è famosissima, questo e quest'altro. Se non c'è questo storico, ti appoggerai a prodotti già esistenti. Perciò la frase di Vasco Rossi, vivere, 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 lo fai stampare sul muro di casa, però poi là c'è un problema che man mano vai avanti, devi preoccuparti dei copyright. Perciò sì, si possono fare numeri importanti anche lì, ma bisogna sempre rispettare le regole perché potrebbe succedere qualcosa. Tempo fa, 2 anni fa, me lo ricordo che c'era uno sul gruppo che si lamentava e mi hanno chiuso l'account, andiamo a vedere, ma scusa, ma cosa vendi? No, mi hanno chiuso l'account, non voleva dirlo, ma in realtà lui prendeva il logo Fiat e faceva, guadagnava dal logo Fiat. Non si può fare, ok? Poi vediamo, tralasciando l'elettronica, altri mercati molto prevedere, ma molto chiusi, che mercato di a un ragazzo che ha appena iniziato, usato, assolutamente usato. Io partirei, come sono partito io, dall'usato. Meno difficoltà, margini più ampi, problematica l'IVA già assolta, scelta,
ci sono delle caratteristiche importanti sull'usato che bisogna tenere presente, che l'usato intanto tu hai un prodotto unico. Sì, ci potrebbe essere qualcuno che ha già, non parliamo di cellulare, che ha questa penna che può essere da collezione, mi scontrerò con lui. Però nell'usato potrebbe anche succederci che io, sono soltanto io a avere questa penna, perciò potresti avere delle offerte molto elevate, cioè c'è da fare un bel ragionamento. Io, se, e mi capita, nel senso che arriva, ho qualche ragazzo già con le idee chiare, ho mio padre, parto, ok, mi formo, o nel caso proprio di partenza, partiamo di partenze startup, arriva il ragazzo e dice a me piace l'online, ho venduto su eBay, mi piacerebbe fare qualcosa. Se lui mi dice Max come devo partire, usato, ma vorrei, al momento no, impara a vendere l'usato che è la cosa più difficile, perché l'usato devi fare degli scatti, devi definire bene il prodotto, devi acquistare bene il prodotto, devi mettere un prezzo in linea con il mercato, vendi questa cosa, ti impegni, anzi inserisci questo prodotto, ti impegni, fai un casino di fotografia, dopo 2 minuti non c'è più, ricominci da capo con un altro prodotto che è una categoria merceologica completamente differente. Perciò ti dà la possibilità di conoscere tantissimi settori, uno diverso dall'altro, e ti dà la formazione giusta per affrontare qualsiasi settore. Perciò il mio punto di vista è, se qualcuno deve iniziare, usato. Poi se vuole può anche continuare, wow, fantastico, usato, bellissimo. Nuovo non è che lo disprezzo, anzi, i miei clienti, cioè chi fa call con me, e la maggior parte sono tutti nuovi, c'è qualche usato, però le soddisfazioni che si possono avere con l'usato sono completamente diverse. Sono completamente diverse. E poi l'usato puoi avere la capacità di switchare in un settore merceologico senza problemi. Devi solamente trovare le fonti. Solo le fonti. Però nel momento in cui tu le fonti le trovi, ragazzi, ok, io vendo libri, ma c'è il mio amico che ritira, che fa gli sgomberi, facciamo l'esempio, che ritira tutto. Perciò oggi mi ha dato i libri, ma se domani io trovo dei quadri o dell'oggettistica, gli prendo anche l'oggettistica, perciò tu passi dai libri all'oggettistica senza nessun tipo di problema. Ed è fantastico. Ok? Poi ti senti rigattiere, non ti vuoi sporcare le mani, vuoi fare il nuovo, vorresti vendere pellicole iPhone perché tutti hanno parlato che l'iPhone vabbè, scusate ma la telecamera ogni tanto fa i capricci. Questo è il mio punto di vista. Ok? Cos'altro c'era? Bijou e calzature. Uomo o donna? Sappiate che comunque su eBay va più forte l'uomo che la donna, in generale. Va molto più forte l'uomo che la donna. Sembra pazzesco, ma è così. Scarpe, abbigliamento, va più forte l'uomo. Collane, collanini e braccialetti, va più forte l'uomo. Va più forte l'uomo, c'è niente da fare. La donna ha delle problematiche che le donne sono esigenze rispetto all'uomo, ma meno male che ci sono le donne che sono fatte così, primo punto di vista, poi magari qualche uomo che cazzo dici? Vabbè, l'uomo un po' più, diciamo, dalle mie parti, a tarlo di strappaglione, così, tanto per, no? È diverso. E poi, vabbè, forse il mercato di eBay si è rivolto più al mercato maschile che non quello femminile, non lo so. Dipende anche dallo storico, dal marketing che è stato fatto, non lo so, ok? Poi vediamo uno dei settori, vediamo quest'altra domanda. Qua uno dei settori che potrebbe avere margini buoni, competenze permettendo, è la rigenerazione dei prodotti informatici. Sì, giusto, ci vogliono le giuste competenze qui, bisogna essere approvati anche eBay per quanto riguarda il programma dei prodotti riciclati. Sì, non è assolutamente male. Io
non so se sei tu, ma comunque va bene, c'è un'azienda che è entrata da poco nel programma Elite e loro sono passati da poco come si dice, al settore del prodotti riciclati, rigenerati, però attenzione, rigenerati, che è diverso, ok? Ed è molto interessante come settore. Vabbè, là anche c'è da dire che comunque i prodotti medi sono di un certo livello, perciò si parla, che fa solo dire, di una media di minimo 150 a 600, perciò l'incasso è interessante, però bisogna vedere sempre i margini che ci sono sotto. Io ho seguito un ragazzo che faceva 1 milione al mese, vendeva elettronica, ok, però c'era il 5%, il 3% che rimaneva in tasca, ok, va bene, sono sempre soldi, però l'esposizione finanziaria, ragazzi, tosta, PayPal, mi ricordo che PayPal li tratteneva, una percentuale gliela dava dopo, eh, tosta, tosta. Va bene, sono d'accordo con Max sul discorso usato, essendo che la mia azienda punta solo su quello. Va bene, perfetto, Game Park, anzi va a fare la call, ricordati. Cioè, avete già un'attività vostra, siete al banco, avete una ferramenta e questo e quest'altro, vabbè, non è che funziona meglio l'usato, assolutamente no. Anzi, la ferramenta per me è al terzo posto della classifica dei settori merceologici che vanno fortissimi su eBay. Là bisogna essere bravi, bisogna essere bravi. Poi il primo automotive, ve l'ho già detto. Ok, secondo lo lasciamo ai posteri. Vediamo un po'. Alessandro qui. Ho venduto tutto uno stock di scarponi snowboard usati una volta per resi, ma va, sì, ma va a periodi. Dipende. Può succedere. Comunque la percentuale dei resi è bassa rispetto alla percentuale che abbiamo su Amazon. Questo è poco ma sicuro. Ok? Poi c'era un ragazzo, a proposito di stock, c'era, ma c'è ancora, però non sta partecipando più ai corsi avanzati, che lui è, se non mi sbaglio, ha un'azienda di carpenteria o no, forse costruzioni. È nella Puglia, vicino Gargano, me lo ricordo, che lui andava in cerca di stock. Perciò aveva il pezzo singolo del vaso Murano da avere 10 pezzi di una grattugia elettrica e via. Interessante. Là se poi il problema è quando le fonti iniziano a scarseggiare, quando lo stock ha fatto già 4 giri, che dalla casa madre è stato venduto la prima volta, non ce l'hanno fatta, seconda, tu arrivi tu, prendi il quarto giro, già là vuol dire che c'è qualcosa che non quadra in quel prodotto, ok? Là bisogna fare attenzione, però è interessante perché puoi andare a trovare delle cose che non sono assolutamente male, possono essere delle cose che hanno molto ma molto interesse. Certo, no? Bisogna fare attenzione a queste cose qui, ok? Vediamo anche Glenda Merendino, settore gioielli, nicchia, anelli. Ho fatto analisi di mercato con te venuti in 3 anni, ho notato un calo decrescente, però con fatturati interessanti conviene investire. Investire non ti direi di no, perché per me prima ci deve essere una convalidazione del progetto, minimo investimento piccolo con simulazione e poi in tal caso parti. Qua però bisogna essere sempre, come posso dirti, bisogna essere sempre all'altezza di poter gestire il cambio, nel senso che qui devi stare sempre a trovare cose nuove, ad avere anche inventiva. Cioè, è importante, ragazzi, che mettiamo questo esempio qui.
Ok, tanto per farvi capire. Questo è rivolto a tutti i settori merceologici. L'abilità di un venditore eBay sta nel capire, prima di tutto, il perché non vende e il perché vende. Punto primo. Il punto secondo è che quando lui ha delle difficoltà, le deve superare mettendoci la testa. E questa è per me una delle cose più importanti, perché se io arrivo fin qua, posso fare un altro tentativo mettendoci la testa. Facciamo un esempio stupido. L'ho visto tempo fa, ma comunque è un'idea normalissima, cioè vendere un prodotto che è ad alta rotazione e poi dentro tu gli incastri un accessorio che potrebbe essere utile, che però solitamente si compra a parte e tu glielo metti dentro. Quello aumenta sicuramente la vendita. Okay? Questa è l'intelligenza del venditore, che cerca di sfondare il mercato, comunque di farselo suo in questo modo. Certo, finirà, perché anche i tuoi concorrenti prima o poi faranno lo stesso giochetto, ma tu siccome sei intelligente cambierai in continuazione queste strategie. Perciò ogni settore merceologico può avere un tetto, ma questo tetto può essere superato con nuove idee, tantissime nuove idee, ok? E qui anche qui la cosa, nel senso, si vendono braccialetti, si vende questo e quest'altro, devi avere anche l'idea di come andare a costruire un prodotto nuovo, non seguire solo quello che si vende su eBay, ma devi avere anche l'inventiva di creare qualcosa di tu, non qualcosa di tuo, perché sarebbe private label, qualcosa di diverso al mercato che stai lanciando tu, ok? Come ha fatto Carlotta. Carlotta è la ragazza che gestisce il gruppo Vivere e Lavorare su eBay, che siamo più di 8.000, è un gruppo gratuito. Lei, io l'ho seguita proprio nella costruzione di questa tipologia di strategia. Adesso c'ha il suo private label, fa le cose sue, ok, ma quello è il modo giusto. Ci sono numeri, va bene, ma cioè, se vendi Swarovski, devi comprare bene. Se vendi un anello che non ha marca, devi presentarlo bene e allora a quel punto puoi fare qualcosa di differente. Cioè, questa è l'abilità del vero venditore eBay. Oltre a entrare nel mercato e dove non si riesce a entrare, però fondamentalmente quando si arriva a un certo punto delle idee nuove devono nascere, perché arrivi a quel punto dove se vuoi sfondare devi fare qualcos'altro, che non è solo questo che ho detto, attenzione, non prendete tutto, ok? Perché scegliere eBay per vendere usato e non altre come Vinted? Non ho detto niente io, mica ho detto di non usare altre, io sto parlando di eBay, se no potrei parlarti anche perché non farsi un e-commerce, cioè il mondo è vasto, eh, puoi fare quello che vuoi. Cioè, io non ho mai visto i numeri di Vinted, non faccio Vinted, non faccio Amazon, non faccio Wallapop, perché però attenzione, credo che siano due tipologie di piattaforme diverse. Non è dentro su eBay, se dovessi andare a vendere abbigliamento usato, devi fare un lavoro di posizionamento, beh, i volumi, assolutamente i volumi. È il secondo marketplace al mondo, Vinted o Wallapop no, sono i volumi, il numero della gente che arriva. Poi può darsi che con un determinato settore merceologico dell'usato fai più su Wallapop che su eBay. Bisogna vedere. Sicuramente se tu vendi abbigliamento usato ti direi Vinted o Wallapop, non conosco. Vinted più o meno ho capito, Wallapop non so nemmeno che cosa è. Va bene. Se vuoi vendere antiquariato usato, eBay, assolutamente. Poi eBay va forte su un determinato categoria merceologica dell'usato, mentre c'è un'altra piattaforma che fa filatelia, che è la più forte, però devi vendere solamente francobolli. Però è peccato non avere anche eBay che ti porta un altro fatturato. Cioè non bisogna,
Doghouse, io ti consiglio una cosa, non bisogna andare per forza dov'è il migliore, se no direi a tutti andate su Amazon. Vabbè, io sono esperto di eBay, però non è questa la logica, non siamo degli opportunity seeker, bisogna cercare il vantaggio da tutte le piattaforme, perché il tuo business online, mettiamola così, parola sdoganata, deve essere non dipendente da una sola categoria, da non solo uno. Io dico, quando si arriva a certi livelli, eBay, Amazon, e-commerce, ok? Assolutamente. Cioè, se queste piattaforme danno dei risultati, perché no? Perché no? Le testerei. Però il fatto delle commissioni, non dovete prenderlo come posso dire, eBay però si prende le commissioni. Non lo prendete in questo modo, perché è un ragionamento sbagliato. Non potete andare dove tutto è gratuito. Perché se c'è un pagamento di qualcosa vuol dire che c'è un vantaggio. Qual è? Il traffico. Cioè, se vogliamo fare impresa, non mi preoccupo io di dover dare 2000 euro a Facebook se Facebook me ne porta 10. E devo trovare un sistema per non pagare. E vabbè, ma cioè, quello che dico io, non vi dovete preoccupare delle commissioni. Se vi preoccupate di non dover pagare le commissioni eBay, vabbè, non entrate in eBay, andate su Subito, fate spam su Facebook. Cioè io do il 14% eBay e mi garantisce un traffico. Poi dipende da me se io sono bravo o no a vendere, ovvio. È così. Sono piattaforme come Amazon o come alcune volte eBay che pur pagando ti bloccano e ti tengono i soldi. E allora cos'è? Hanno le loro regole e i loro meccanismi. Comunque tutto gratuito non esiste. Prima o poi ti devi scontrare con un investimento da dover fare per fare qualcosa di interessante. Come si può usare un account YouTube per spingere le vendite su eBay? Assolutamente no. Cioè, ma voi non vi immaginate nemmeno che lavoro dovete fare su YouTube. Non ve lo immaginate nemmeno per posizionarvi con un video. Quanto tempo ci vuole, quanti video dovete fare, che poi saranno tutti diversi perché i prodotti sono diversi. Non ve lo immaginate nemmeno che lavoro che dovete fare. Ne vale la pena? Assolutamente no. Poi hai un tuo brand, hai qualcosa di particolare, YouTube potrebbe servirti per posizionare il tuo brand. Ma se stai vendendo doghouse, ipotizziamo, cucce per cani, lettiere e il cibo per cani, dove devi andare? Cioè, perché devi buttare via il tuo tempo in questa roba qui? YouTube serve per brand, per posizionare un brand, non serve per vendere prodotti, ok? Poi può essere la conseguenza. C'è un ragazzo che ha fatto eBay School, che lui ha un bellissimo canale di YouTube, dove lui spiega le differenze tra i motori trifase, monofase, poco però è presente sui prodotti. Oh ragazzi, c'è una persona che lo segue, c'è una persona alla quale dà 400 euro per il montaggio dei video e per il copy del video. E questo gli ha portato della visibilità in più perché lui ha voluto investire in questa cosa. Ok? Ha voluto investire, però sa fin dove può arrivare, che se non produce contenuti in continuazione farà quello che deve fare e non è detto che gli arrivano comunque, come posso dire, dei risultati. Assolutamente no. Bisogna avere una strategia, cioè nel senso, se vuoi fare qualcosa su YouTube, con un minimo di testa, un percorso da fare per arrivare lì. Ma no, pubblico, siccome io pubblico arriveranno tutti a chiedermi di comprare. Già
devono fare 2 percorsi, cliccare sul link di YouTube sperando che te lo cliccano, rimandarli su eBay. Cioè già ci sono un bel po' di frizioni. Non è iscritto a eBay, si devi iscrivere. Sì, vabbè, ma cosa condividi? Cosa vuoi fare? Cioè, capisci? Ok, arriva a 3.000 ore di visualizzazione, consenti di condividere i prodotti di un eventuale negozio. Vabbè, ma cosa fai? Fai spam. Stai dicendo a tutti, toh, guardate i miei prodotti. No, non compreranno. Sono vecchie logiche di 10 anni fa, quando tutti entravano in Facebook e lanciavano, che io lanciavo ogni volta che producevo un'inserzione Garage Sale, che è un programma, lanciavo in automatico la stringa del mio prodotto su Facebook. E vabbè, non si arriva da nessuna parte in questo modo. Non si riesce ad arrivare da nessuna parte. Non è profittevole questa cosa. Vedrai che con il tempo abbandonerai. Ragazzi, la logica è una cosa, fatta bene. Una, fatta bene. Se non riesci a vendere su eBay, non è il problema che ti manca traffico, che aumenti il tuo tempo a fare tante cose come YouTube, come Facebook. Non è quello il problema. Il problema è un altro. Non riesci a vendere su eBay. E non è che trovando traffico esterno, facendo il video, le vendite aumentano. Assolutamente no. Lo puoi fare quando le tue vendite sono ormai così tante che non hai più spazio, nel senso che sei arrivato, cerchi fonti alternative, vedi se funzionano, ma non è il contrario. Non è assolutamente il contrario. È molto importante questa cosa, perciò già non ce l'ho, attenzione, sto facendo un esempio, però già quando si parte da non voglio pagare le commissioni, uso YouTube, uso altri canali e non mi impegno a capire come funziona questa piattaforma e perché non mi sta facendo vendere, stai perdendo tempo. Stai perdendo tempo. Per me, ok? Poi uno fa quello che ritiene giusto. Sulla sua esperienza fa i suoi sbagli, i suoi errori. Sulla mia, visto che ne ho viste di cotte e di crude e ho fatto anche i miei errori, ti dico no, non perdere tempo. Poi sei scorpione come me e devi sbattere la testa contro il muro per capire che è giusto o sbagliato il ragionamento, va bene, ci sta. Ci sta, ok? Bene. Edicola, ad esempio, Edicola Fabbri Emanuele, ok? Lui, adesso non leggo, ok? Lui è entrato 3 o 4 anni fa, però lo sa anche lui. Effettivamente, il corso gli è servito, ha iniziato a vendere, però la cosa che deve fare è cercare prodotti che eBay vuole. Perché se cerca di vendere quello che ha nella sua edicola, nel suo, che poi il tabacchino non ho capito bene, però arriverà fino a un certo punto e lui lo sa, è una persona molto intelligente. Perciò cosa si fa? Si cercano nuovi prodotti da inserire. Sì, ne ho vendute di 50 calamite di quella tipologia, sto sparando anche per dire una cosa. Finite quelle, bisogna cercare nuovi prodotti che non è detto che sono presenti nel tuo negozio. Perciò là nasce l'abilità del venditore a cercare nuovi prodotti. Ah, dici ok, io ho la cartoleria, però guarda, il mio fornitore mi vende anche le scale a 8 gradini e mi metto a vendere le scale a 8 gradini, che me frega. Vediamo che cosa diceva Edicola Fabbri, perché ho interrotto. Prima parlavi del settore cartoleria. Se uno ha fornitori con 50.000 articoli tra cartolerie e giochi, eccetera, e fa buona ricerca di mercato, iniziale non può trovare certo, ma lo sai anche tu. Tu hai fatto questo. Hai cercato i prodotti vincenti su eBay. Te lo ricordi? Abbiamo fatto delle call insieme, me lo ricordo benissimo. Certo, assolutamente. Però questo è già un ragionamento diverso. Non è, io ho la cartoleria e cerco di vendere quello che ho. E non vado oltre.
e non faccio analisi di mercato e dico sì, la mia cartoleria potrebbe comprare questa cosa, ma io non ce l'ho, però su eBay la vogliono, la metto in vendita. È diverso, ok? Come quello che, non lo so, c'ha un negozio di bomboniere e si mette a vendere su eBay le bomboniere senza aver fatto un'analisi di mercato. Si mette là, si impegna, bomboniere di tutti i tipi, questo e quest'altro, non ha mai fatto un'analisi di mercato, entra e non vende un cavolo. In realtà deve andare a vendere le cornici in argento con i fiori perché sono le più ricercate, o le cornici digitali perché possono essere anche degli oggetti utilizzati durante i battesimi. Ok, io faccio battesimi e bomboniere, a questo punto vado a vedere anche se posso entrare nel mercato delle lauree. Allora trovare quei prodotti particolari che vengono venduti, perché comunque posso fare anche delle bomboniere, non delle però degli oggetti particolari per chi si laurea. Ok, inizio a fare. Però anche lì, ok? Dipende sempre, cioè, mi conosci bene, Emanuele, sai come la penso e la domanda che mi hai fatto scaturisce dal fatto che tu sei arrivato a un certo punto e poi hai dovuto trovare altre strade e bisogna fare così. Ok. Poi, ciao Vincenzo che mi ha salutato. Andiamo a vedere questo. Cosa intendi per personalizzato? Io ho un'azienda, ho un evento, vado su eBay, cerco una maglietta e voglio far mettere il nome della mia azienda qui. Esempio, non sei il primo, non sarai l'ultimo. Tutte le aziende di stampa si sono buttate su eBay, quelle che fanno il personalizzato, tutti quelli che fanno la stampa digitale si sono riversati su eBay. Poi sei bravo, puoi fare numeri 2000, 3000, 5000, però non è un settore vergine, mettiamola così, è un settore ormai consolidato. Ok? Che comunque i numeri si possono fare, però anche lì voglio fare 20.000, non è quel settore che ti farà fare 20.000. No. Poi uno si accontenta, attenzione. Anche 5.000 vanno benissimo, anche 7 vanno bene. Cioè non è che non vanno assolutamente bene. Ok, un attimo. Ok, perfetto. Ci sono altre domande in merito a questi settori merceologici? Qualcuno di voi che cos'è che tratta, ad esempio dog trainer, che cos'è che tratti? Qual è il tuo settore merceologico? Chi c'era poi? Glenda, ti conosco. Ah, visto che ci sono, vi dico questa cosa qui. Oggi ho avuto una call con un ragazzo che ha preso un corso SEO, non dico né nome né cognome, per correttezza. Però non fate questo errore. Allora, siccome il corso 6 ore è stato un corso che rispetto alla masterclass ha un valore di acquisto molto più basso, mi aspettavo comunque che non ci fossero, a primo impatto sì, ci potevano essere aziende, ma poi quelle passano a uno step successivo perché vedono un primo scalino superato grazie al corso e dicono, beh, prendo la masterclass a cagare. Perciò chi ha preso il corso 6 ore spesso e volentieri o non è andato oltre per problematiche o gli è andato bene così. Ok? Il ragazzo che ho conosciuto oggi, che è la prima volta, ok, poi rispondo a Docker Trainer, ha detto che lui durante il 2023, dicembre 2022, faceva addirittura 12-13 mila vendendo oggetti usati. Ragazzi, quando arrivate a quei livelli, quando state partendo su eBay e schizzate come dei dannati, dovete fare una scelta. Dovete fare una scelta. Vado avanti o mi fermo? Non fate gli gnorri.
ma vada avanti, tanto account sospeso a vita. Avete bruciato un'opportunità. E lui oggi mi dice: come cavolo devo fare? A me piace vendere su eBay. Ok, l'account non te lo restituiscono. Quando si superano determinati numeri di fatturato, problematiche di fatture non presenti, chi ha le fatture tu non gliele dai, vieni sospeso. Perciò quando partite su eBay dovete porvi la domanda, parlo di privati, mettiamola così, le aziende sanno già dove vogliono arrivare, ok? Però se siete un privato e vuoi partire su eBay, poniti la domanda: dove voglio arrivare? Cos'è che voglio fare? Sì, voglio partire, ma quando sono partito e le cose vanno bene, prendi una decisione, portala a termine nel breve tempo possibile, perché prima o poi il gioco finisce. Perché è giusto che sia così. Non puoi fare 13.000 euro senza partita IVA. Non lo puoi fare, ok? Se lo fai devi fare molta attenzione. Non va bene, eBay ti blocca, ma è giusto che sia così, per rispetto anche per tutti quelli che le tasse le pagano. Ovvio, no? Cioè, se partite, pensate già dove volete arrivare e dove vi dovete fermare. Questo è anche importante. Se poi vi piace, fate le cose sul serio. Partita IVA, regime dei minimi o quello che sia, perché non durerà per molto. Occhio, ve lo dico proprio con tutto il cuore. Pensate in grande, che può essere eBay, Amazon, pensate che la parte del web, della vendita online, può essere un vostro mestiere. Ci sono molti che vivono di eBay, attenzione. Dog trainer, cibo per cani e gatti, accessori pets. Sempre se mi dovessi chiedere, vado a vendere queste cose, io ti direi sì, ma non ti aspettare grandi numeri, perché è saturissimo proprio di quelle proprio c'è troppa offerta e non c'è altrettanto tanta domanda. Non c'è quella necessaria domanda per tanta offerta che c'è. Perciò la fetta è molto stretta, molto ridotta. Non che non si vende. Vai a vedere i numeri, probabilmente nel totalone, cavolo, si fa 1 milione all'anno di guinzagli. Guinzagli. Ok. Su quanti venditori? 12.000. Diventa tosta. Poi lavori, fai bene, questo e quest'altro, ok, si può fare qualcosina in più. Però io ti consiglierei, inizia a vedere altri settori merceologici. Se vuoi vendere su eBay, ti piace, ok. Quello è uno di quei settori dove si ferma, arriva lì. Ripeto, poi c'è gente a cui sta bene, però io quando vedo ad esempio un account che, facciamo l'esempio, facciamo le call, da 300 passiamo a 2.500-3.000, io a un certo punto posso anche dire, buona, abbiamo fatto il 1000%, io mi fermo, più di qua non si può andare oltre, perché guarda i numeri in giro, questi sono. Facciamo lo switch, andiamo su qualche altro prodotto e là si fanno degli altri ragionamenti, perché vuoi vendere online, ok? Ok, sì, me ne sono accorta, sì, effettivamente così. Poi, ciao, come va la stampa 3D? La fai tu, la faccio anche io. Il problema è quello. La stampa 3D può andare bene per un po', ma poi può essere soppiantata da un altro che prende la tua idea. Ho visto qualcuno che ha fatto delle cose interessanti, però ragazzi, è sempre o hai un tuo progetto molto particolare, una cosa che hai studiato tu,
come ci fu, non parlo di stampe 3D, ma di un artigiano che ho conosciuto che vendeva i bauli laterali per il BMW 1200 RS con in alluminio, fatti in modo artigianale, bellissimi, costavano addirittura di più di quelli che c'erano in giro, ok? Allora sì, però se tu fai una cosettina semplice e questa cosa è copiabile, non durerà molto questo business, può essere integrativo, può darti qualcosina in più, però anche qui me la compro io la stampante, poi mi dici che non è possibile, su e giù, qui e lì, però che problemi risolvi? Il discorso è sempre questo, nel vendita ragazzi, che problema risolvete voi? Quando risolvete un problema è giusto, ma quando non lo risolvete, poi dipende, attenzione, dipende da che cosa, ma non la vedo a lungo termine. Io la vedo anche questa, la vedo anche questa che si saturerà. Perché con l'avanzare della tecnologia tutti potranno avere più stampa 3D, l'accesso alle stampe 3D, c'è chi se lo farà a casa, c'è chi non se lo fa a casa e vende su eBay, perciò la vedo una cosa alla portata di tutti che purtroppo si saturerà, secondo il mio punto di vista. Poi è probabile che mi sbaglio. Con le serie, sì, però dipende. Me l'hai già chiesto, ti ho già risposto, sai già qual è la risposta. Ok? Ti avevo chiesto del settore pesca, sportiva, attrezzatura pesca, ma poi mi ho perso il segnale. È bello, è un bel settore questo. E quando me l'hai chiesto forse ho detto che io ho seguito Piscor. Ok? È un bel settore, è un bel settore. Qui c'è il problema della stagionalità, anche se, mettiamola così, bisogna fare un po' di metterci anche qui la testa. Io ho seguito persone aziende che sono nel settore della nautica, che vendono tutto quello che riguarda la nautica. Minchia ragazzi, là proprio stagionalità netta. Come campano? Vendendo articoli che durante la bassa stagione servono per la manutenzione della nautica. Perciò bisogna specializzarsi anche in quello. Pesca per settore. Ciao Max, non ho specificato la stampa di persona oggettistica, al momento vendo bijou su Etsy, ma su eBay i numeri ancora non ci sono. Non credo sia alla portata di tutti, devi saper modellare il 3D, vabbè, se pensi che sia così, va bene, molto probabilmente c'è ancora spazio, non lo so. Cioè, solo che la tecnologia avanza e tutti potranno acquistare una stampante 3D e fare quello che fai tu. Poi pochi lo sapranno fare, però punto di vista, sicuramente mi sbaglio. Bene ragazzi, possiamo dire che anche oggi, scusate se ho un po' la mia lentezza nel rispondere o non sono informissimo, c'è un po' di mal di testa e quando ce l'ho non è che sia al 100%. Ci vediamo la settimana prossima, sempre di mercoledì alle ore 14 su questo canale e troveremo un altro argomento. Se avete voglia, lasciatemi qui nei commenti un vostro desiderio di argomento da trattare, lo andremo a trattare, ok? Potremo anche andare a riprendere quello di analizziamo le vostre iscrizioni perché quello va sempre forte e più che altro mi fa piacere che possa aiutare qualcuno, ma credo che anche oggi qualcuno abbia preso qualche informazione in più. Per il resto vi saluto e vi ricordo che una cosa che ho detto all'inizio, tutti quelli che hanno preso il corso 6 ore sono invitati a leggere le proprie mail perché faranno una call gratuita con me di 30 minuti. Voglio sapere che fine avete fatto e cosa state facendo, ok? Mi farebbe piacere. Se volete, io sono disponibile, è aperta per un mese, come l'abbiamo tenuta aperta per quelli di Masterclass per un mese. Non tutti hanno partecipato, non so perché, ma erano quasi
in totale 400 e non mi ricordo quanti cavolo ne, però un botto. È stata dura, però per me è stato molto importante e interessante capire come è messo il mercato e come sono messi coloro i quali hanno preso il mio percorso, ok? Per il resto vi saluto, io vado a prendermi qualcosa per il mal di testa. Io ho acquistato un corso start, e senti,